sono stato contattato da un signore che mi dice: Caruso, mi devi aiutare perché non riesco ad andare in ipnosi. Abbiamo parlato circa 10-15 minuti e si è accorto che questa cosa qua non è vera e mi ha detto: non ci posso credere che negli ultimi 10 anni ho pensato un qualcosa che non è vero, che non è assolutamente vero, e mi sono autolimitato pensando di non essere capace di fare qualcosa di così naturale. Ascoltami bene, ti è mai successo di guardare un film e di essere completamente immerso dentro la storia e ti sei emozionato, magari hai pianto, magari hai riso? Bene, eri in ipnosi. Ti è mai successo di ascoltare della musica e avvertire dei ricordi associati e quindi cominciare a viaggiare e magari quel brano finisce e tu dici: ma è già finito? Non ti rendi conto del tempo? Bene, quelli sono dei processi ipnotici in atto. Ti è mai successo di andare a vedere una partita e ti sei fatto prendere dall'emozione, ti sei sentito parte del gruppo? Ecco, eri in ipnosi. Noi siamo sempre in ipnosi. Sei mai andato a teatro e benché ci fosse una cornice finta, non come quella della televisione, che magari vedi delle riprese che sono più realistiche, nel teatro chiaramente si presuppone che la tua fantasia sia in movimento e quindi assecondi le suggestioni che l'attore in quel momento ti dà. Sei in ipnosi. Noi siamo sempre in ipnosi, dobbiamo smettere di pensare che l'ipnosi sia regolata da quello stato buffo dell'afflosciamento. Non c'è niente di tutto questo, specialmente nell'ipnosi moderna. Non c'entra assolutamente niente. Le persone sotto ipnosi possono parlare, si possono muovere, fanno tantissime cose. Una delle ipnosi più famose fra tutte quante si chiama proprio highway hypnosis, cioè è quell'ipnosi che accade quando tu viaggi in autostrada per tanti chilometri e a un certo punto arrivi al punto di destinazione e dici: ma gli ultimi chilometri chi li ha guidati? Chi li ha guidati? Eri in ipnosi, li ha guidati il tuo inconscio, tra virgolette, perché sei sempre te, è una nostra funzione. Se tu impari ad attivare quel tipo di funzione dentro di te, allora ottieni delle risposte magnifiche, perché sono delle risposte istantanee, sono delle risposte creative, sono delle risposte che parlano di te come essere e non come funzione, cioè come causa e effetto. E non c'entra nulla il discorso razionale e non razionale, perché comunque il tuo cervello decodificherà e la tua mente interpreterà questo tipo di realtà duale sempre nel solito modo. Poi chiaramente si scende nel simbolismo, ma qui già sto andando oltre. Ricordati, l'ipnosi è una cosa così naturale che naturalmente non ti accorgi di essere già in ipnosi. E più cerchi di capire se sei in ipnosi, meno ci andrai, perché stai attivando una parte di te che non è atta a quel tipo di esperienza. Spero questa volta di essere stato chiaro. Non vi aspettate i juju stuff, come dicono gli americani, le cose del voodoo, le cose della stregoneria, perché non è assolutamente così. È così naturale che non ti puoi nemmeno immaginare quanto bello possa essere utilizzare i paradigmi dell'ipnosi. Se vuoi lavorare con me e vuoi lavorare in modo completamente naturale, contattami, il mio sito lo conosci, ma comunque te lo metterò qui da qualche parte nelle descrizioni. Ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, spero di esserti stato utile. A presto.